come passare la challenge di FTMO in soli 3 step. Questo è il canale di Matt, un semplice ragazzo che ha superato 4 challenge FTMO di fila con questo semplice metodo, che ho rivisto personalmente e ho adattato alle mie esigenze e potrebbe fare anche al caso tuo se stai cercando appunto di superare una challenge FTMO. Fino a un po' di tempo fa sul canale di Matt era presente un video in cui spiegava questo semplice metodo che riguarda principalmente la gestione del rischio, ma ora il video non è più presente, o comunque io non l'ho più ritrovato. Ma ai tempi, quando stavo studiando tutto YouTube per diventare profittevole nel trading, l'avevo trovato. Avevo provato questo metodo, avevo superato la challenge grazie a questo metodo, ma una volta superata la challenge ho perso il conto. Ma questa è un'altra storia. Quindi, dopo avervi fornito una strategia che secondo ICT è profittevole, con lo spoiler, la backtesting sembra veramente profittevole. Se non avete visto tale video, vi consiglio di andarvelo a guardare. Prima di tutto andiamo a vedere qual è il requisito attuale per passare la challenge su FDMO. Come periodo di trading notiamo che non abbiamo un limite, ai tempi invece era presente un limite di massimo 30 giorni, abbiamo un minimo di 4 giorni di trading, abbiamo un massimo drawdown giornaliero che è un 5% per entrambi le fasi, sia step 1 che step 2, abbiamo un massimo drawdown totale di 10% per entrambe le fasi, per entrambi gli step, e abbiamo un profit target del 10 per la prima fase e del 5% per la seconda fase. Oltre al periodo di trading che adesso è illimitato, mi sembra che tutto il resto rispetto alla data in cui era presente su YouTube il video di Matt sia invariato. Andiamo a vedere come superare la fase 1 della challenge con target del 10% e nella fase 2 il comportamento sarà analogo. Come prima cosa dobbiamo sempre ricordarci che siamo a fare una sfida e che fare il 10% al mese non è sempre ripetibile nel tempo, pertanto quello che mi sento di dire è che questo metodo funziona, sì, ma lo utilizzerei solo ed esclusivamente per le challenge. Pertanto, in challenge Matt utilizza un rischio maggiore rispetto al conto live. La sfida o la si supera o la si perde, non c'è un break-even. Matt infatti non ha cambiato la propria strategia di trading, l'unica cosa che aveva deciso di cambiare totalmente era il risk management. Naturalmente, questo metodo implica che abbiamo una strategia che ci permette di fare almeno 5 trade vincenti di fila con un rischio rendimento di 1 a 1. Se non avete una strategia che vi permette di fare 5 trade vincenti di fila, potete guardare questo video presente sul mio canale. Se sei arrivato fin qui, sono sicuro che quello che ti sto spiegando ti interessa e sicuramente non vuoi perderti i nuovi video, quindi non farlo. Iscriviti al canale e lascia un bel like. Andiamo a vedere come funziona questa gestione del rischio. Ho preparato questo piccolo schemino dove con 5 trade vincenti passiamo la challenge di FTMO. È vero, ho preso spunto da quello che diceva Matt nel suo video, rivedendo alcuni piccoli particolari e andando ad adattare la gestione del rischio in base alla mia emotività. Questi trade vengono divisi in 3 fasi. La prima fase è la costruzione del capitale o della posizione, dove abbiamo un rischio basso. La seconda fase è l'espansione del capitale, dove il rischio è molto più alto. E poi il trade finale, dove il rischio è nuovamente basso. Ma vediamolo più nel dettaglio. Matt dice che non puoi permetterti di rischiare il 2, il 3, il 4% del proprio capitale al primo trade, ma bisogna costruire il capitale da rischiare. Quindi fase 1, la costruzione del capitale. Nel primo trade andiamo a rischiare l'1% del nostro capitale. Naturalmente attendiamo il trade perfetto per la nostra strategia, rischio rendimento 1-1. Il nostro target è avere più 1% di saldo. Lo so, un rischio rendimento 1-1 è abbastanza basso. Io personalmente punto a un rischio rendimento minimo di 1-2, ma questo è il metodo più semplice per completare e superare una challenge. Anche perché ottenere un rischio rendimento di 1-2, 1-3 è molto più difficile rispetto a un rischio rendimento di 1-1.
Una volta preso il primo trade avremo un saldo di più 1%. Andiamo avanti col secondo trade, dove rischiamo sempre 1% e faremo un altro più 1% di profitto. Quindi il saldo sarà al 2%. A questo punto entra in gioco il sistema di MET e dice che dobbiamo sfruttare i profitti fatti. Adesso, al terzo trade, andiamo a rischiare il 2% del nostro capitale. Quindi, nel peggiore dei casi, ritorniamo a break-even con un saldo di 0 e ripartiamo con la fase 1. Quindi, avendo preso il terzo trade vincente, faremo un profitto del 2%. In questo modo il nostro saldo arriva a più 4%. Questo metodo è molto rischioso, ma cambia tutto durante le sfide della prop, anche perché adesso che arriviamo al quarto trade andremo a rischiare il 4% con un rischio rendimento di 1-1. Se il trade è vincente, arriviamo a un saldo dell'8%. Ci manca il 2% per arrivare al target del 10%, ok? In fase 3, che è quella del trade finale, abbassiamo nuovamente il nostro rischio. Quindi andremo per il quinto trade a rischiare il 2% per raggiungere il saldo finale del 10%. Ok? Se il trade andrà negativo, ripartiamo con la costruzione della posizione abbassando nuovamente il rischio e ripercorriamo tutti gli step. Quali sono i pro e i contro di questa strategia? Allora, i pro sono sicuramente il fatto di dover fare pochi trade per superare la challenge. I contro sono che non possiamo tradare in questo modo quando si ha il conto reale, perché è un risk management folle. Con questo risk management, Matt però è riuscito a passare 4 challenge di fila. Infatti, una volta superate queste challenge, sul real utilizzava un rischio del 0,12-0,15% a trade. Quello che secondo me è necessario fare è, prima di tutto, backtestare una strategia e operare in demo per almeno 100 trade, avere un win rate del 70% con un rischio rendimento 1-1, essere capace a fare quei 5 win di fila con un rischio rendimento di 1-1. Naturalmente questi non sono consigli finanziari, ma soltanto qualcosa che ho provato e devo dire che ha funzionato molto bene. E quindi voglio distribuire con voi queste informazioni di altissima qualità. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un like e iscrivetevi al canale.